sei un giocatore non troppo esperto, ma ti piace il backgammon e vorresti capire meglio certi concetti per evitare di ripetere sempre gli stessi errori, ragioniamo insieme su alcune posizioni con gli occhi di chi non è un campione, ma vuole imparare e migliorarsi. In questo video, in collaborazione con Charlotte Tavecchio, che ringrazio, vediamo come bilanciare vantaggi e svantaggi delle diverse scelte in modo da arrivare alla decisione corretta. Allora, questa è una posizione in cui non hai commesso un grosso errore, sono delle mosse abbastanza vicine tra loro, ma mi interessa sentire il ragionamento. Allora, io questa posizione l'ho riguardata e il ragionamento che avevo fatto era entrare con l'1 e avanzare, diciamo, non dal midpoint, ma dalla punta 6, 7, 8, 9 col 5. E questo l'avevo fatto nel mio ragionamento per minimizzare i possibili, diciamo, quanto lasciavo al mio avversario. In realtà, riguardandolo, probabilmente non è la scelta più giusta. Allora, il punto fondamentale che devi guardare sempre è la corsa. Come sei messa in corsa? Allora, qui in corsa sono avanti. Non sei avanti, sei molto È avanti. molto avanti. 46 pip è tantissimo. Quindi non Okay. puoi, il tuo obiettivo principale è quello di correre con lo straggler. 1. 2. Le case come sono? La casa mia è molto forte e la sua no, però penso sia anche una questione di tempi. Sì, ma puoi permetterti di rischiare. Sì, assolutamente sì. Quindi la mossa che suggerisce XG è andare sul 20, anche a costo di lasciare più tiri, perché se ti colpisce dall'ancora sta rischiando tantissimo. Mh-mh. Sì, magari se tira un 6-5, boh, le colpisce 2, però altrimenti rischia tantissimo. Tu invece se rimani sul 24 rischi che magari ti tira un 2-1, un 3-1, un 6 e poi hai difficoltà a venire avanti. Quindi Sì, assolutamente devi rischiare. È il momento di rischiare. sì. Perché sei troppo avanti in corsa, quindi non puoi permetterti di star dietro. Questa è la sostanza della posizione. E hai la casa Anche perché forte. poi non ho i tempi per stare Esatto, dietro. non hai i tempi e poi non hai motivo per star dietro, e poi hai la casa forte che ti permette di accettare degli scambi di colpi, nel senso che il primo colpo che metti a segno tu lo metti al tappeto e tu invece hai tante case per rientrare, quindi se anche ti colpisce, vabbè, non sei contenta, ma non è la fine del mondo. Questa è la Va sostanza della bene, posizione. va bene. Passiamo alla prossima. Altro 5-1. Qui come è ragionato? Allora, qui come ho ragionato non me lo ricordo, però ora sicuramente con l'1 avanzerei. Perché dal runner, dal 23. Sì, Avanzerei perché così ho solo una possibilità per uscire da lì, che è il 5 e poi qualcos'altro, mentre se io mi avvicino ho sia il 4 che il 6. Quindi sicuramente l'1 lo farei lì e a quel punto poi salverei il 5. perfetto. Invece, che cosa hai giocato? Sei venuto Avevo avanti col 5 e hai giocato l'1 dal 3.
A questo punto quanti tiri stai lasciando per colpirti? Sto lasciando tutti i 6, tutti gli 1, tutti i 2, Sono un po' tantini, sono un po' tanti, sì. sono un po' tanti. Mm. Mentre invece in quell'altro modo metti al sicuro il, il blot che hai sul mid e hai comunque possibilità di uscire se non ti fa casa in testa. Insomma, anche qui non stai bene perché sei dietro un prime, però lì con l'altra mossa, con la tua mossa, stai rischiando tanti gammon in più. Mm. Sì. Quindi devi giocare un po' più tranquilla. Mm. Sì. Posizione successiva. Questa volta un 4-1, non un 5-1. Anche qui la differenza non è tantissima, però mi interessa sentire come ragioni. Io ho un difetto che non faccio subito il golden point. A volte non capisco magari il rischio, cioè il beneficio del farlo a valle di un piccolo rischio. E penso che questa sia una di quelle posizioni lì. Quindi probabilmente quella giusta è il golden point. Che cosa posso avere fatto io qui? Magari a questo punto sono scesa col 4 e cioè col 4 dal 13 e sono avanzata dal 24 al 23 forse. No, beh, quello è ancora peggio. Diciamo che Cosa ho fatto? Cosa avevo l'alternativa è fatto? mettere al Ah, sicuro okay. la pedina. Però, Okay. però è un po' troppo rigida, diciamo. Non è Mh-mh. male, non è male, ma hai la possibilità di fare il punto 5. Il punto Mh. 5 è troppo importante. Diciamo che quasi sempre, semplificando, quasi sempre fare il punto 5 non è sbagliato. E se è sbagliato, di solito non è sbagliato di molto. E qui ti serve, è importante. Sì, qua sì. Sì. E in generale prendilo sempre in considerazione e di solito se non hai dei motivi particolari fai il punto 5. Okay. Prossima. Quattro, 2. Qui parti Eh, col valutare la posizione. okay. Allora noi siamo in vantaggio. Quello che verrebbe da fare subito così è che ce n'è uno da mangiare lì, però, siamo in vantaggio di 20 pips e lui un prime ce l'ha. 2, 4 e gli si lascia un 3 e lui gli serve il 4 per entrare. L'alternativa è giocare safe e andare, fare tipo dal 7, 2, 4. No, probabilmente io avrò mangiato, immagino. Ma qui la cosa che ti devi chiedere, almeno la prima cosa che chiederei io è: ma perché non hai cubato? Perché non ho cubato, non vedo il punteggio, siamo 2 a 2 a 7, 0 per te. però qui, in effetti non ci sono moltissimi rischi. Ma qui è un No, drop, deve passare, eh hai una sì. posizione troppo forte. Mh. Sì, questo un Quindi po'. il motivo, o almeno un motivo forte per non mangiare, perché Mh-mh. mangiando cosa succede? Mangiando rischi che ti colpisca col 3-1 e col 3-5 e col 3-3 e anche col doppio 1. Ma se tu non mangi e giochi un'altra mossa,
Al tiro successivo, a meno che non tiri forse un 6-6 o qualcosa del genere, puoi incassare perché puoi sempre cubare e lui deve passare. Quindi qui vabbè, gioca 8-6, 8-4, ma anche la mossa più normale, più umana, 8, sì, 8-6, 8-4, una qualunque di queste tre mosse. Alla mossa successiva, se non tira un tiro fortunatissimo, incassi. Quindi non devi rischiare. Ok. E infatti vedi che è un blunder da quasi 300, 270, perché stai rischiando per niente. Per niente. Sì, infatti l'abbiamo chiamato risk reward questo capitolo, questo gruppo di Ok. posizioni, perché il rischio c'è, ma non c'è il Il premio. reward, Eh ok. sì, non c'è il premio. Va bene. Quindi stai tranquilla e dai il cubo al prossimo giro. Qua un 2-1 e qui Allora, ugualmente devi valutare rischi e vantaggi. qui sono indietro in corsa. Strutturalmente sono messa molto male. E Lui ha un quindi sacco di pedine, quindi in attacco linea 4, 10, 11 messe molto bene, quindi io i due runner là non li toccherei. Cosa andrei a toccare? Ma a questo punto è difficile questa. allora, prima di Se pensare alla mossa, devi pensare a qual è il tuo piano. Giudizio della posizione e piano. Qui hai detto giustamente, sono indietro in corsa, ho sto una male, struttura che fa schifo. la struttura fa schifo, la sua è ottima, se splitto il runner mi salta addosso e quindi qual è la E qui conseguenza di ne tutto perdo un questo? punto. Boh, quasi quasi da gioco safe sto tranquilla. Appunto, non hai niente da guadagnare a fare la Sì, spavalda. niente, proprio niente. Infatti, vedi, Quindi vedi cosa hai fatto tu? Hai splittato il runner, hai giocato dal mid, quindi hai lasciato l'1 più tutti gli altri tiri che ti colpiscono, perché è chiaro che anche se non fa il 6-4 che fa casa in testa, ti colpisce con qualunque tiro perché tu non hai casa, quindi rientra tranquillamente e ha grandi possibilità di gammon. sì, a questo punto farei una cosa super safe, tipo dal 11 al sì, quella. Eh sì, e beh, qui devi solo sperare. Infatti, se guardi, XG dice che addirittura è un too good. Devi sperare Faccia un che Cuba cubi, e di dici tieniti il lasciare. punto e basta. Esatto. Non hai da fare grandi voli pindarici. Qua è una posizione in cui devi fare catenaccio, sperare solo di ridurre i danni, sostanzialmente. Tu invece Va hai bene. giocato per cercare di vincere a tutti i costi, ma veramente non è il caso. Ok. Altra posizione ancora, 4-1. Qua come valuti la posizione? Allora, qui sono avanti in corsa di 9 più il mio tiro. Però cosa posso fare? Facciamo anche 11, non 9.
Sì, giusto, 11 primo tiro. Lui è abbastanza armato perché ne ha 5, 4, 9, 2, 11 lì in attacco. Però che arrivano sul mio 2 ancora pochi. Beh, il 4 lo faccio di sicuro dal 5, dal 6. 1, 2, 3, 4, 4. Quindi 6-2. 6, 2, sì. E quasi quasi anche l'1. Che è diversa da quella che hai giocato in partita. Mm. Allora, in partita hai splittato e hai giocato 6-2. Ma a parte la mossa, a me interessa l'idea. Mentre nella posizione precedente dovevi solo contenere i danni, qua Mm. sei in vantaggio in corsa, hai la casa molto più forte, devi provare a fare la voce grossa. Devi provare a vedere cosa succede. Cioè, vedi che XG ti dice vai sul 20 e slotta casa 5. Quindi cercando di rinforzare ancora la casa. Ti può fare casa in testa, ma hai tante case per rientrare. Se rimani indietro, è peggio. È peggio, non hai possibilità. Invece qui ti stai dando con questa mossa la possibilità di rinforzare ancora la casa e poi, se per caso non ti fa casa in testa, colpire l'uso è rischiosissimo per lui perché tu hai la casa forte. E quindi se non fai il tiro buono per fare casa in testa, tu a quel punto sei contentissima. Se ti fa casa in testa, sopravvivi, non hai grossi problemi. Se rimani indietro, stai dicendo, bah, boh, speriamo che ti ridà di bruttissimi e possa scappare dopo. Qui devi osare. E invece è una posizione in cui il premio è alto e quindi devi assumere dei rischi. Questo era difficile. Ma è difficile anche perché non è la mossa che hai fatto un errore da 40 millesimi, quindi poca roba, Mm. poca roba, niente di che. Però stai slottando casa 2 che, boh, non è particolarmente, casa 5 è molto più importante. E Ok. soprattutto non ti stai aumentando di tanto le possibilità di scappare. Per Ok. cui rischia. Però non è, ripeto, non è un errore grosso, è più importante cercare di capire come devi ragionare in questi casi. Devi considerare corsa e forza delle due case. Ok. Quindi è questa la chiave, qui proprio la forza delle due case, quindi io devo avanzare. E sì, ti protegge in qualche modo, perché se la tua casa fosse debole e la sua fosse più forte, potrebbe anche colpire l'us. A quel punto non hai chance. Ma qui l'us è rischiosissimo. E allora, Ok, perché lui ha un sacco di pedine ma è ancora molto arretrato. eh sì, quindi è il momento di provare, di provare. Dopo sarà sicuramente peggio, Esatto, quindi meglio ora. esatto. Sì. Ok. Allora, vediamo l'ultima di questo blocco. Qui 2-1, quindi tiro fortunato, eri quasi disperata, invece colpisci. Adesso come puoi massimizzare le tue possibilità con un occhio anche allo score? Allora, siamo indietro, quindi dobbiamo colpire di sicuro. E poi l'1
Beh, a questo punto mi verrebbe da coprire 8-7. E perché però ti ho detto con un occhio allo score, neanche ne hai parlato dello Ah, score. nello score, perché siamo 4-5 per lui, Eh, Crawford. quindi Quindi se io andassi a 3, 3-5, poi girerei il dado subito e quindi sì, no, ma non è tanto quello. Il problema è che 8-7, che è la mossa corretta, rischia, tu hai giocato invece una più prudente, la mossa corretta rischia qualche gammon in più, perché se ti tira 1-6 puoi subire gammon. Ma a te non interessa perché è Crawford, a lui basta un punto. Quindi devi massimizzare le possibilità di vittoria. E le possibilità di vittoria le massimizzi cercando di coprire casa 1. Se non fosse Crawford, dovresti ragionare un po' di più. Ma così è sicuro. Non c'è motivo per giocare la mossa che hai giocato tu. Chiaro? ok, Allora, ok, per dire, ok, se dopo la mossa che hai giocato certo. tu ti tira 1-6, hai perso quasi sicuramente. Certo, se tiri un 5-1, 1-1, però quindi a quel punto massimizzare le possibilità di chiudere la tavola. Ok. Ok, questa è l'ultima posizione di questo blocco abbastanza nutrito. Non sei un campione, ma vorresti imparare e migliorare il tuo livello di gioco? Ti piacciono le spiegazioni semplici? La playlist Lezioni per Intermediate è quello che fa per te. Raccoglie tanti video che ti interesseranno sicuramente.